Oh mio Dio, è Solo Leveling! Un ragazzo che diventa fortissimo perché è scelto da un sistema stile videogioco che si sovrappone alla realtà. Allora, qualsiasi cosa abbia un boom di successo lo ha per dei motivi definiti. Nel caso di Solo Leveling ne possiamo vedere 4 che urlano: guardate quanto sono figo, amatemi! Il primo motivo di successo è una disabitudine nel protagonista. Dopo Dragon Ball i protagonisti shonen sono diventati una marmaglia di ragazzini in perenne difficoltà che gridano all'amicizia e all'amore come obiettivi assoluti nella vita. Oppure hanno qualche obiettivo, qualche sogno che comunque rappresenta un assoluto. Ci sono però anche dei protagonisti che palesemente vanno controcorrente per fare l'anti-shonen. E lì la gente dice: wow, che figo, guarda come va controcorrente. Wow. Il protagonista di Solo Leveling, che si chiama Jinwoo, invece è una persona assolutamente normale, non ha nessun tratto distintivo perché non segue per forza la regola di essere un personaggio strano. Non ha ideologie estreme, ha delle preoccupazioni banalissime che sono vivere tranquillo, avere una famiglia in salute, vivere e così via. Però è anche quel tipo di persona normale che con il suo solo esistere entra in una stanza e rimorchia tutti, uomini, donne, cani, gatti. E quindi come lettori abbiamo questo senso di vicinanza perché lui è il tizio qualunque, ma è anche un super figo, che però non è figo nell'essere un eroe shonen. Non è un personaggio interessante per l'economia della storia, è una persona che normalmente nella nostra società è quello col carisma. È il figo qualunque. E anche quando otterrà i superpoteri speciali per picchiare tutti, lui non cambia. Lui non è un eroe in senso stretto. Arriverà al punto in cui combatterà per salvare il mondo, ma non per un qualche senso di giustizia, semplicemente per il buon senso. Se il mondo brucia, io dove vivo? Il secondo motivo del successo di questa storia sta nel design del protagonista, design inteso come estetica generale. Se guardi a Jinwoo mentre comanda le sue ombre, senza nessun contesto, pensi: questo è il villain. Ed è il villain classico tutto nero, tutto figo, con il suo esercito di mostri ultraviolenti. E invece guarda te, è una persona con una morale decente. Non è esattamente un santone, ma non picchia le vecchiette per strada, diciamo. Fa la fila al supermercato. Questo gli conferisce, oltre al carisma da figo qualunque, anche quel carisma intrinseco che hanno i cattivi. È un po' come quando in Bleach Ichigo usava la maschera del suo demone interiore, o in Naruto quando il moccioso si faceva spuntare le code. Che esempi vecchi che ho fatto. Il terzo motivo di successo è la cultura popolare, la cultura di massa dell'intrattenimento. I vari nemici maggiori che vengono mostrati in Solo Leveling vengono da qualche altra parte, nel senso che vengono da altri franchise. Gli Elfi delle Nevi sono gli estranei di Game of Thrones, un po' più carini. Il Re delle Formiche, con tutto il suo background a livello di storia, è palesemente un rimando a quell'altro Re delle Formiche da Hunter x Hunter. E poi abbiamo quei due tizi presi di peso da Dark Souls. Il Cavaliere Igris che è paro paro Artorias, ma proprio e il Monarca della Fiamma Bianca. Qualcosa mi dice che il disegnatore ha preso il PNG del re senza nome, ci ha cliccato dentro col secchiello nero e poi ci ha disegnato dentro il Bombaran. E uno dice: ma a me che me frega? Mica sono un fan di Game of Thrones, Hunter x Hunter o Dark Souls. Non è importante, perché là fuori c'è già qualcun altro che ne è fan. Sono design di mostri che sono già stati venduti a livello di consumo emozionale, hanno già dimostrato di avere un bel successo tra la gente, quindi riusandoli per qualcos'altro si va sul sicuro. E nel caso di Solo Leveling, mettendo insieme tutti questi nemici con idee di design così diverse tra loro, si va a creare una certa varietà, una varietà di gente tutta presa a sberle dal protagonista. Il quarto motivo del successo di Solo Leveling, poi magari ce ne sono altri ma questi sono i principali, è il suo avere una storia molto diretta, è straightforward, dritto per dritto, si va avanti, si picchia tutto e tutto va bene, olè! Non ci sono tempi morti, quasi. Il ritmo è sempre costante e ruota tutto su quanto sia figo il protagonista. Il world building però c'è, ed è anche abbastanza ragionato. Cosa succederebbe se tizi a caso sul pianeta diventassero Superman? Cambierebbe la geopolitica mondiale. È un po' la trama di un vecchio romanzo di fantascienza, però non ci interessa davvero così tanto. Nel senso che a Jinwoo che gliene sbatte, lui ci vive da anni in questa nuova società, non è che deve imparare roba. E quindi noi lettori non dobbiamo vedere la narrazione venire uccisa ogni 2 pagine per spiegarci la rava e la fava su come gira il mondo. Gira, punto. Se c'è qualche dettaglio importante lo scopriremo strada facendo. Ci sono personaggi con un peso gigantesco a livello di mitologia di serie, ma non devono per forza avere una marea di spazio per farci capire che sono importanti. Ad esempio, il protagonista inizia ad avvicinarsi ai fantomatici Hunter grado S, ovvero gli umani più forti di tutti, solo quando lui stesso è arrivato a un punto da essere ben più forte di loro. Questo perché non è scemo e vuole avere il coltello dalla parte del manico. E nel capitolo 127 Jinwoo finalmente affronta l'architetto, il creatore del sistema videogiocoso di rafforzamento, quello senza il quale non esisterebbe la storia. Un personaggio così fondamentale per l'universo
nell'universo narrativo di Solo Leveling sicuramente diventerà una figura ricorrente fino alla fine, giusto? Dura 3 capitoli, si vedono, si picchiano come maiali e ciao ciao architetto. Ma è il mistero dietro al sistema? Nah, frega una fava. E così si va a perdere il classico conflitto dove l'eroe è messo in difficoltà da ostacoli vari e gente più forte. Ma chi lo dice che le storie debbono sempre andare in quel modo? È un battle shonen, ma è un battle shonen che sputa in faccia il classico cammino dell'eroe. È tipo quel meme del tizio che frigna che fa "No, non puoi fare così" e il Chad barbuto fa "Yes".